Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga, e in particolar modo sugli eventi inerenti a The Phantom Pain, ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i capitoli. Inoltre non tratterò gli eventi principali, ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia del personaggio. Ci tengo a precisare che si tratterà di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. Venom Snake è uno dei personaggi più discussi dell'intera saga. Dopo l'uscita di Metal Gear Solid The Phantom Pain, i giocatori si sono infatti divisi tra chi ha amato profondamente il suo ruolo e chi invece lo ha odiato. Ed ancora oggi sulle community si accendono spesso discussioni che lo riguardano. Nonostante le numerose critiche che hanno subito sia lui che il titolo che lo vede protagonista, Venom è riuscito a guadagnarsi un ruolo importante in Metal Gear, che ora lo vede far parte della storia fin dal suo inizio, nel lontano 1987. La sua facile integrazione con la narrazione deriva anche dal fatto che Venom racchiude in sé alcune delle tematiche più importanti e care a Kojima, e questo lo ha reso, secondo la mia visione, un protagonista decisamente apprezzabile. Venom Snake è destinato ad essere tristemente ricordato dai giocatori come l'alter ego di Big Boss. Dalle sembianze identiche all'amato protagonista, ha comunque dovuto faticare non poco per guadagnarsi l'apprezzamento dei fan più accaniti della saga. Ciò che rende il personaggio così interessante risiede però non nella sua somiglianza con Big Boss, quanto nella loro profonda diversità. La sua figura, per varie motivazioni anche legate ai problemi di sviluppo di Metal Gear Solid V, viene spesso fraintesa e alcune sue sfaccettature rimangono aperte all'interpretazione. Questo perché, per comprenderlo al meglio, è necessario anche aver approfondito la figura di Big Boss, con la quale è impossibile non metterlo a confronto. In questo video cercherò di soffermarmi quindi sulla sua biografia, dalla sua nascita fino alla sua morte, e sull'aspetto che lo riguarda che più mi appassiona, ossia la realtà che sta dietro alla menzogna. Del passato di Venom, di chi lui fosse prima dell'incidente di Ground Zeroes, non sappiamo quasi nulla. Non siamo a conoscenza della sua età, del suo nome e nemmeno della sua etnia. L'unico dettaglio che conosciamo della sua vita è che durante gli anni 70 fu uno dei molti uomini che trovarono in Big Boss e negli MSF un punto di riferimento e una nuova casa. Venom sarà infatti in più occasioni al fianco di Big Boss in missione, e data la sua grande lealtà nei confronti del soldato, è plausibile pensare che condividesse profondamente il sogno di Outer Heaven. Ciò che lo distinse da un soldato qualsiasi e lo rese quindi in un certo senso indispensabile per la sua unità furono i suoi studi. Venom era infatti un medico che spesso prestava soccorso ai feriti durante le missioni, direttamente sul campo di battaglia. Big Boss dichiarerà, anni dopo, quanto il lavoro di Venom fosse stato fondamentale per gli MSF ed arriverà a definirlo addirittura il suo uomo migliore. Al contrario di ciò che potrebbe sembrare, queste informazioni sul suo passato, anche se davvero poche, avranno una grande importanza per quella che sarà la sua caratterizzazione futura. Under certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Venom fa la sua prima comparsa in Ground Zeroes. Nel 1975 sarà infatti al fianco di Snake nell'operazione di salvataggio della giovane Paz presso il campo Omega a Cuba. Sarà lui a soccorrerla quando verrà messa in salvo, in fin di vita e terribilmente ferita. Sempre a lui toccherà inoltre il terribile compito di estrarre alla giovane l'ordigno che le era stato inserito nell'addome, improvvisando un'operazione chirurgica nel disperato tentativo di salvarle la vita. Come sappiamo però, la ragazza non sopravviverà. Consapevole della presenza di un'altra bomba all'interno del suo corpo, sceglierà di lanciarsi dall'elicottero per evitarne l'esplosione. Il tentativo invano e disperato di salvare la ragazza sarà l'ultimo ricordo del medico, che in più di un'occasione tornerà a perseguitarlo come la reminiscenza di una vita passata. Incaricato di soccorrerla, Venom si incolperà per sempre della sua morte e dell'incidente che ne seguì poco dopo. Sopravvissuti all'esplosione, sia lui che Big Boss verranno ritrovati in fin di vita. Venom però, in particolare, aveva subito gravissime ferite. Pochi secondi prima dell'esplosione, comprendendo quello che sarebbe da lì a poco accaduto, aveva infatti cercato di proteggere Big Boss, gettandosi tra lui e le fiamme.
Questo gli aveva provocato lesioni in tutto il corpo, che era stato attraversato da migliaia di frammenti di metallo. Oltre alle terribili ferite che lo sfigureranno e la perdita di un avambraccio, le sue condizioni saranno disperate a causa di una scheggia metallica che gli aveva trafitto il cranio. Attraversandogli il cervello, il corpo metallico gli aveva provocato dei danni cerebrali gravissimi che gli avevano causato anche un'amnesia. Nonostante questo, Venom rimase cosciente, mentre Big Boss piombò in un profondo coma. Il destino di Venom verrà in quell'anno deciso da Zero. Quest'ultimo aveva fatto trasportare lui e Big Boss in un ospedale militare sull'isola di Cipro e, temendo per l'incolumità del suo amico, lo aveva fatto mettere in totale sicurezza. Vedendolo troppo vulnerabile e temendo che potesse essere individuata la posizione in cui era tenuto, aveva messo quindi in atto un terribile piano: la creazione di un doppelganger che avrebbe dovuto sviare le attenzioni in caso di pericolo. È così che nascerà Venom Snake. Come Ocelot stesso rivelerà a John nel 1984, Venom era il candidato perfetto per questa sperimentazione. Nel 1975 aveva infatti di sua spontanea volontà scelto di difendere Big Boss ad ogni costo e si era sacrificato per salvargli la vita. Da quell'estremo gesto, il medico aveva però perso completamente i suoi ricordi e di conseguenza anche la sua personalità. Sottoposto a questo trattamento, il suo scopo sarebbe diventato da quel momento in poi quello di proteggere Big Boss e avrebbe così avuto la possibilità di dimostrare ancora una volta la lealtà nei suoi confronti. Nonostante le lesioni che Venom aveva subito a seguito dell'incidente gli avessero indubbiamente provocato dei gravissimi danni cerebrali, è piuttosto evidente, proseguendo nel gioco, quanto le parole di Ocelot non rispecchiassero la realtà. Venom infatti conserverà per sempre nella sua mente alcune immagini e alcuni ricordi della sua vita passata, anche se spesso oscurati e in collisione con quelli inseritigli artificialmente. Sarà anche questo uno dei motivi per i quali lo sviluppo del personaggio si discosterà man mano sempre più da quello di Big Boss, conferendo a Venom molta più personalità e individualità di quanto possa sembrare. Così, per 9 anni, mentre Big Boss lottava tra la vita e la morte, Venom veniva sottoposto a terribili trattamenti, sia psichici che fisici, che avrebbero per sempre eliminato ogni traccia di colui che era stato prima dell'incidente. E mentre il primo lentamente si riprendeva, circondato dalle attenzioni dei medici e di chi era incaricato di proteggerlo, Venom rimaneva nell'ombra, come un fantasma, addormentato a suo fianco e pronto per essere utilizzato per uno scopo tutt'altro che nobile. Nato per allontanare i pericoli e le minacce dal vero Big Boss, avrebbe anche dovuto farsi carico delle conseguenze e dei rischi che questo incarico gli avrebbe comportato. Una volta completati tutti gli interventi mirati alla creazione del Phantom, quest'ultimo venne conservato in uno stato di coma farmacologico. Nel frattempo, Miller ed Ocelot procedettero con la fondazione dei Diamond Dogs, nati dalle ceneri degli MSF e destinati a finire sotto il controllo del Phantom. Nel 1984 Big Boss finalmente si risveglierà e poche settimane dopo Venom verrà svegliato a sua volta. Fin dai primi giorni si dovrà scontrare con le difficoltà legate al dover affrontare una nuova vita. Ogni ricordo inserito nella sua memoria apparteneva a Big Boss e con lui ora condivideva ogni esperienza, ogni desiderio e ogni dolore. Nella sua mente ogni ricordo vissuto da John ora era anche suo. Anche a causa di questo la sua ripresa sarà molto difficoltosa e lunga. Durante il gioco sarà sempre più chiaro come spesso Venom faccia fatica a riconoscere figure che invece dovrebbero essergli familiari, o alcuni suoi ricordi gli appaiano sfocati e non ben definiti. Ne è un esempio la stessa Paz. I ricordi che Big Boss aveva della ragazza, che conosceva molto bene, venivano spesso offuscati dalla sua immagine sofferente che continuava ad esistere nella mente del medico. Molte volte Venom avrà delle allucinazioni che la riguarderanno, ma proprio per la confusione generata dalla sua immagine, la visione apparirà poco veritiera e snaturata. La convalescenza sarà quindi lunga e sofferta. La consapevolezza di aver dormito per 9 anni e la difficoltà nel riprendere a camminare e a muoversi vennero sommati al trauma inconscio di vedere riflessa allo specchio un'immagine che non rappresentava quella che Venom aveva di sé nella sua mente. Le modifiche apportate alla sua psiche non furono infatti l'unico intervento al quale fu sottoposto. Durante 9 anni di operazione i medici gli avevano completamente cambiato la fisionomia per renderlo identico in tutto e per tutto a Big Boss. Insieme a tutto questo, Venom dovrà affrontare il dolore della perdita del braccio e delle menomazioni subite durante l'incidente.
La lotta più grande avverrà nella sua mente, nel tentativo di fare ordine nei frammenti dei suoi ricordi. La scheggia di metallo che gli segnava la fronte continuava a premere all'interno della sua testa e a causa delle allucinazioni che gli provocava e delle immagini che gli faceva riaffiorare non favoriva la sua riabilitazione. Non c'è quindi da sorprendersi nel ritrovarsi di fronte ad un personaggio caratterizzato per la maggior parte del tempo dall'apatia e dal silenzio. Nel 1984 la copertura per proteggere Big Boss sarà particolarmente efficace. Questo perché sia Venom stesso che le persone a lui vicine erano completamente all'oscuro dell'inganno che loro stessi stavano mettendo in atto. Venom avrebbe svolto la sua parte da leader per i Diamond Dogs, convinto di continuare il lavoro da lui iniziato anni prima, mentre Miller, che li capitanava al suo fianco, era del tutto ignaro dell'identità del suo collega. Ocelot, invece, utilizzerà su se stesso la psicoterapia per autoconvincersi a sua volta dell'originalità dei Big Boss e non rischiare quindi di far saltare la sua copertura. Nonostante questo fosse uno stratagemma minuziosamente studiato, non ci vorrà molto prima che gli stessi protagonisti di questa recita si rendano conto della verità. Venom infatti agirà sì da leader, ma l'ideologia, che dalle sue parole e dalle sue azioni piano piano prenderà forma, sarà sempre più distante da quella che Big Boss aveva deciso di portare avanti nei lontani anni 70, e desterà sospetti sia da parte dei personaggi a lui vicini, sia da parte dei giocatori. Nonostante fosse impossibile, ad un occhio inesperto, notare la differenza tra John e il suo doppione, in Metal Gear Solid V è molto interessante come venga dimostrato in diverse occasioni quanto in realtà fosse semplice per coloro che lo avevano conosciuto da vicino smascherare Venom, sia per le sue azioni che per il suo aspetto. Il nuovo Snake, durante gli anni '80, tra le difficoltà, condurrà i Diamond Dogs alla loro instaurazione e crescita, conducendo la loro battaglia contro Skullface. Le sue condizioni psichiche però continueranno a complicarsi, causandogli spesso allucinazioni e percezioni alterate della realtà. Vi sarà in particolare un'immagine che continuerà a mostrarsi nella sua mente e che arriverà a perseguitarlo. In più di un'occasione, soprattutto quando sarà costretto a compiere scelte particolarmente ardue, Venom vedrà l'immagine del suo volto distorta, dall'aspetto quasi demoniaco. Queste allucinazioni esternavano il dissidio che in lui aveva iniziato a crescere. Spezzato in due tra la personalità del medico e quella di Big Boss, l'uomo oscillava continuamente tra il desiderio di condurre un'esistenza da mercenario, di esaltazione della guerra, e quello invece di deporre le armi e rinnegare la sua vita passata, e non riusciva così a trovare pace. L'immagine demoniaca avrà una grande importanza nel gioco e simboleggerà la discesa verso l'annientamento e l'accettazione del titolo che gli era stato imposto. Abituato a scendere sul campo di battaglia in soccorso dei suoi commilitoni, per Venom non sarà facile ritrovarsi in azione e dover premere il grilletto. Anche a causa della sua estraneità nei confronti della battaglia, conserverà sempre una sorta di riluttanza verso il combattimento e verso l'uccidere. Nonostante questo, sarà sorprendente il modo con il quale riuscirà a prendere decisioni anche molto difficili e ad essere un ottimo leader per i Diamond Dogs. Risoluto e fedele al suo ruolo, non si tirerà mai indietro, anche per compiere atti discutibili che lo avrebbero perseguitato per tutta la vita. Presto l'unità inizierà così a non seguire più solo il fantasma di Big Boss, ma a vedere in Venom un vero e proprio modello. All'interno di quella che era a tutti gli effetti una menzogna, Venom riuscì quindi a costruire qualcosa che apparteneva davvero a lui, ed era invece completamente estraneo a Big Boss. Ciò che rende così affascinante il personaggio è sicuramente legato anche alla differenza con John. Quest'ultimo aveva ormai da anni intrapreso una strada che lo avrebbe presto portato a divenire il despota che incontreremo a Zanzibar Land. Big Boss aveva ormai rinnegato tutto ciò che non fosse la battaglia. I sentimenti, gli affetti, le speranze per il futuro in lui erano completamente svanite e la sua esistenza era ora incentrata solo sul portare a termine il suo obiettivo finale, Outer Heaven. Venom invece possiederà fino alla fine un maggiore interesse per i rapporti umani e più coinvolgimento emotivo nelle relazioni, anche tra commilitoni. Questo suo aspetto della personalità è ben evidente in diversi eventi che si svolgeranno all'interno della storyline di Metal Gear Solid V. Per esempio, se John aveva espressamente affermato di non voler avere nulla a che fare con il figlio Eli, Venom si prenderà a cuore il giovane, mettendolo in salvo e provando ad allontanarlo dal campo di battaglia.
Rimarrà inoltre al fianco dell'amico Miller, da Big Boss dimenticato ed abbandonato, sorreggendolo nel suo dolore e nella sua ira. Oltre a questo, ciò che sicuramente lo differenzia definitivamente da Big Boss è il suo rapporto con Quiet. I due, subito dopo il loro primo incontro, si erano avvicinati moltissimo. La ragazza, infatti, aveva avuto un destino piuttosto simile a quello di Venom. Entrambi erano stati strappati alla morte per portare avanti il desiderio di una vendetta che infine avevano compreso non apparteneva a loro. I due si legheranno moltissimo, dimostrando ancora una volta come in Metal Gear Solid l'amore tra due persone possa nascere davvero ovunque e in qualsiasi situazione, anche sul campo di battaglia. La possibilità e il desiderio di avvicinarsi così tanto ad un'altra persona dimostra come Venom in realtà avesse conservato un'emotività ed un interesse per le altre persone che Big Boss invece aveva perso da tempo. Quello che rende ancora più tragico il personaggio di Venom risiede però proprio nel fatto che il suo tentativo disperato di costruirsi una propria identità ed una nuova vita sarà per sempre ostacolato dalla condivisione del destino di Big Boss, lo stesso che lo porterà anche alla morte. I due erano infatti ormai legati in modo permanente e la memoria di John aveva inevitabilmente intaccato quello che il medico era stato prima dell'incidente. Così il titolo che ormai condividevano ora gravava sulle spalle di entrambi. Non sappiamo in che modo e in che momento della storia Venom scoprirà la verità sulla sua origine, ma possiamo dedurre che un evento particolarmente violento o comunque incisivo nella sua vita probabilmente lo abbia riportato a riacquisire la memoria e far riaffiorare la verità. Una volta venuto a conoscenza della sua vera identità, Big Boss in persona gli invierà un messaggio nel quale affermerà di essere felice di poter condividere con lui lo stesso titolo e lo esorterà a portare a termine il suo ruolo. Da parte sua, Venom, che aveva messo impegno e sacrificio nella realizzazione della sua unità, affronterà la realtà e porterà avanti il lavoro, dimostrando ancora una volta una grande costanza. È evidente, dopo aver approfondito il personaggio, come nonostante l'iniziale accettazione delle parole di Big Boss, il dissidio che lo aveva accompagnato durante tutti gli anni '80 crescerà sempre più. Secondo la mia interpretazione, Venom continuerà fino alla fine ad interpretare il suo ruolo unicamente perché non gli era rimasta altra scelta. Il suo destino era stato da sempre deciso dagli altri, che gli avevano plasmato passato e futuro. Persino il suo volontario sacrificio per salvare Big Boss su quell'elicottero nel 1975 è decisamente discutibile. Tutti coloro che l'avevano affiancato in quegli anni si erano serviti di lui o gli avevano mentito. Ocelot era stato l'incaricato di informare Big Boss degli sviluppi e delle azioni del suo alter ego, vigilando su di lui. Miller aveva scoperto la verità ed aveva deciso di continuare a recitare la sua parte al fianco di Venom, sapendo di essere stato tradito dal suo vecchio amico. Big Boss stesso aveva deciso per lui il suo futuro ed il suo destino. Venom nel 1995 sarà colui che guiderà, per conto di Big Boss, la rivolta in Sudafrica che porterà all'instaurazione della fortezza di Outer Heaven. Lì perderà poi la vita per mano di Solid Snake, lottando per l'ideale che aveva portato avanti per tanti anni. L'avvicinamento così evidente alla figura di Big Boss non sta però a significare che Venom avesse infine abbracciato completamente l'ideologia del suo alter ego. Un aspetto che spesso non viene considerato, infatti, quando si tratta del personaggio di Venom, che lo rende una figura molto importante e rappresentativa della saga, è il suo legame con The Boss. Sarà anche lui uno dei testimoni diretti dell'insegnamento dell'eroina e, come molti altri, farà suo il messaggio che la donna aveva voluto lasciare. Attingendoli dalla mente e dai ricordi di John, aveva infatti avuto la possibilità di assistere agli eventi del 1964, che ora vivevano ancora lucidi anche nella sua mente. L'immagine di The Boss rimarrà solo un'ombra in The Phantom Pain, fino a quando Venom non si rivolgerà in un bellissimo monologo proprio alla defunta mentore. Sarà quello il momento in cui Venom dimostrerà di voler tenere fede alle parole della donna, le stesse che anche John aveva conservato nitide nella sua memoria, ma che aveva scelto di rinnegare nel suo cuore. Venom deciderà così, in un discorso che si potrebbe definire opposto rispetto a quello che concludeva Peace Walker, di fare tesoro di quell'insegnamento. I haven't forgotten what you told me, boss. We have no tomorrow. But there's still hope for the future. Someday the world will no longer need us. No need for the gun, or the hand to pull the trigger.
I have to drive out this demon inside me. Build a better future. That's what we will leave as our legacy. Another mission, right, boss?